Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Caiston Gilead Sciences SRL. Ultimo aggiornamento, 23 luglio 2021. Cos'è Caiston? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Caiston durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'è Caiston? Caiston è un farmaco a base del principio attivo azithrionam, appartenente alla categoria degli antibatterici cefalosporinici e nello specifico monobattami. È commercializzato in Italia dall'azienda Gilead Sciences SRL. Caiston può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Caiston 75 mg polvere solvente per soluzione per nebulizzatore portatile 84 fl più 88 F. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Gilead Sciences Ireland UC concessionario. Gilead Sciences SRL. Ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe C. Principio attivo azithrionam. Gruppo terapeutico antibatterici cefalosporinici. Forma farmaceutica polvere. Indicazioni Caiston è indicato per la terapia soppressiva delle infezioni polmonari croniche dovute a Pseudomonas aeruginosa nei pazienti affetti da fibrosi cistica, FC, di età pari o superiore a 6 anni. Si deve fare riferimento alle linee guida ufficiali per il corretto uso degli agenti antibatterici. Posologia. I pazienti devono utilizzare un broncodilatatore prima di ogni dose di Caiston. I broncodilatatori a breve durata d'azione possono essere utilizzati da 15 minuti a 4 ore prima di ogni dose di Caiston e i broncodilatatori a lunga durata d'azione possono essere utilizzati da 30 minuti a 12 ore prima di ogni dose di Caiston. Per i pazienti che assumono diverse terapie inalatorie, la successione temporale raccomandata per la somministrazione è la seguente: broncodilatatore mucolitici e infine Caiston. Adulti e bambini di età pari o superiore a 6 anni. La dose raccomandata negli adulti è di 75 mg 3 volte nelle 24 ore per 28 giorni. Le dosi devono essere somministrate a distanza di almeno 4 ore l'una dall'altra. Caiston può essere assunto in cicli ripetuti di 28 giorni di terapia seguiti da 28 giorni senza terapia con Caiston. La dose nei bambini di età pari o superiore a 6 anni è la stessa degli adulti. Anziani. Gli studi clinici condotti con Caiston non hanno incluso pazienti trattati con Caiston di età pari o superiore a 65 anni per poter determinare se questi rispondano diversamente rispetto ai pazienti più giovani. Se Caiston deve essere prescritto agli anziani, la posologia è la stessa in uso per gli adulti. Compromissione renale. È noto che l'azithrionam viene escreto per via renale e pertanto la somministrazione di Caiston ai pazienti con compromissione renale, creatinina sierica 2 volte il limite superiore ai normale, deve essere effettuata con cautela. In caso di compromissione renale non è necessario alcun aggiustamento della dose, poiché la concentrazione sistemica di azithrionam dopo inalazione di Caiston è molto bassa, ammonta all'1% circa della concentrazione risultante da una dose di 500 mg di azithrionam iniettabile. Compromissione epatica. Non vi sono dati relativi all'uso di Caiston nei pazienti con compromissione epatica severa, alto AST maggiore di 5 volte il limite superiore ai normale. In caso di compromissione epatica non è necessario alcun aggiustamento della dose. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Caiston nei bambini di età inferiore a 6 anni non sono state stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 5.1, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Modo di somministrazione per uso inalatorio. Caiston deve essere utilizzato esclusivamente con il nebulizzatore portatile Altera e con il generatore di aerosol Altera collegato a un'unità di controllo e base controller o Eflovrapid.
Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: reazioni allergiche. In caso di reazione allergica ad azithromycin, interrompere la somministrazione del medicinale ed iniziare un trattamento adeguato. La comparsa di un'eruzione cutanea può indicare una reazione allergica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Tuttavia, non si sono osservati segni di interazioni farmacologiche con azithromycin in studi clinici nei quali Caiston è stato somministrato congiuntamente a broncodilatatori, Dornase alfa. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Caiston durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Caiston durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati relativi all'uso dell'azithromycin in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti di tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Caiston non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La valutazione delle reazioni avverse si basa sull'esperienza di 4 studi clinici di fase 3 condotti in pazienti con FC e infezione cronica da P. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono state rilevate reazioni avverse specificamente associate al sovradosaggio di Caiston. Poiché la concentrazione plasmatica dell'azithromycin dopo la somministrazione di Caiston, 75 mg, è di 0,6 mg/ml circa, rispetto a livelli sierici di 54 mg/ml riscontrati dopo la somministrazione di azithromycin iniettabile, 500 mg, non si prevedono problemi di sicurezza associati al sovradosaggio di azithromycin. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibatterici per uso sistemico, altri antibatterici beta-lattamici, codice ATC. Ilunga 01DF01. Meccanismo d'azione. L'azithromycin mostra attività in vitro contro patogeni aerobi gram negativi, incluso P. aeruginosa. L'azithromycin si lega alle proteine leganti. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Concentrazioni nell'espettorato. Le concentrazioni di azithromycin nell'espettorato di singoli pazienti hanno presentato una variabilità considerevole. Negli studi combinati di fase 3 controllati verso placebo, 10 minuti dopo una dose, dati preclinici di sicurezza. Uno studio tossicologico per inalazione nel ratto, della durata di 104 settimane, condotto per determinare il potenziale cancerogeno con dosi crescenti di azithromycin, non ha mostrato alcun aumento delle neoplasie. Elenco degli eccipienti: polvere L-lisina solvente sodio cloruro acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.